Bentornati su Stelle Turche Rivelate, la vostra porta d'accesso ai dettagli più inaspettati del dietro le quinte del mondo dello spettacolo turco. Se è la prima volta che passate di qui, ricordatevi di iscrivervi, mettere un like, se desiderate sostenere davvero questa comunità, cliccare su abbonati per entrare nel nostro club e ottenere contenuti esclusivi. Oggi vi portiamo dentro un episodio che ha incendiato conversazioni, chat e timeline, con un unico filo conduttore. La sorprendente intensità tra due volti amatissimi. Da giorni il nome di Cemre Arda domina le cronache del web. Non solo per alcune recenti confidenze personali, rilasciate con garbo e misura in un'intervista che ha rivelato lati di lei finora meno esplorati, ma soprattutto per quanto è accaduto sul set di una nuova serie romantica ambientata a Istanbul. Una produzione attesa, piena di atmosfere soffuse e di storie che si incrociano, in cui il confine tra finzione e verità sembra assottigliarsi scena dopo scena. Il momento che ha acceso il dibattito è stato un bacio con il suo collega Gökberk YLDRM. Sì, una scena scritta e prevista dalla sceneggiatura, provata a tavolino, marcata in regia. Eppure, quando la macchina da presa ha trovato l'angolazione giusta, quando le luci sono state abbassate appena, quando i respiri si sono sincronizzati nel silenzio del set, quel bacio ha assunto un'energia che ha lasciato tutti spiazzati, come se nessuno avesse più ricordato dove finiva la pagina e dove iniziava la vita. Il ciak è avvenuto in un caffè ricreato in studio per imitare un locale del quartiere di Galata. Mattoni a vista, odore di caffè tostato diffuso dall'aroma sprigionato da un piccolo bricco sul bancone, il suono lieve dei passi su un pavimento di legno consumato, e quella finestra alta che inquadra un cielo teso, pronto alla pioggia. Prima, gli sguardi a stringere il campo, poi l'avvicinarsi lento, come se il tempo avesse deciso di rallentare, e infine il contatto che ha fermato la troupe per un battito di cuore in più del previsto. Alla parola stop non è arrivata la solita esplosione di respiro che sgombra l'aria, non è arrivato l'immediato brusio di commenti tecnici. Per alcuni secondi, un silenzio attonito è rimasto sospeso tra pareti e microfoni. Un tecnico alle luci, intercettato mentre sistemava un pannello riflettente, ha mormorato a mezza voce qualcosa che la dice lunga. Non era un gesto fuori copione, ma è stato così vivido da far scordare a tutti quanti che c'erano camere, segnali, monitor. L'eco della sua frase ha rimbalzato a lungo nei corridoi del set. Per capire come si è arrivati a quell'intensità, però, bisogna fare un passo indietro e guardare al percorso preparatorio di Cemre Arda. Chi la conosce sa che è una professionista attenta, metodica, curiosa. Da mesi lavora con un coach creativo di fama internazionale, una figura presente a ogni ciak, invisibile quanto necessaria. Respiro guidato, improvvisazioni emotive calibrate, diari del personaggio compilati scena per scena con appunti, immagini, parole che fissano la memoria sensoriale. Questa è la sua routine. Una pratica che, ripetuta con pazienza, le ha permesso di scendere in profondità nel ruolo, scavando fino a toccare corde che non sono semplicemente recitate ma elaborate, attraversate, restituite con autenticità. E se qualcuno si chiede se nella performance ci sia l'ombra di un vissuto personale, la risposta non può essere univoca. Il personaggio che Cemre interpreta porta segni che dialogano con la sua storia, ma sul set ce lo ricordano tutti, il lavoro resta lavoro. La disciplina ha avuto la meglio sul tumulto delle sensazioni. Nonostante le chiacchiere sui social abbiano preso a correre, accostando quell'alchimia a un possibile flirt, la squadra non si è scomposta. Ayal Coach, di fronte alle prime voci, ha mantenuto una calma granitica. Ha applaudito la sua allieva per la dedizione senza sbavature, le ha sfiorato il braccio e le ha sussurrato, appena, di respirare, rimanere centrata, ritrovare il battito della scena. Un gesto minimo, pulito, ma eloquente, sostegno totale, e una linea netta tra vita e finzione. A far esplodere il caso è stato un clip scappato dalle maglie della produzione. Pochi secondi rubati dal monitor della regia, lo schermo che riprende lo schermo, quell'angolo dell'immagine dove si intravedono le barre dei livelli audio, il timer in corsa e i margini di una finestra che non dovremmo vedere. In un attimo, il video ha iniziato a viaggiare. È bastato che finisse in una chat per passare in un'altra, e poi in un'altra ancora, moltiplicarsi, e ritrovarsi ovunque.
In poche ore, i tag con i nomi di Cemre Arda e Gökberk Ypsilon DRM e l'immancabile bacio sul set hanno scalato le tendenze. E la rete si è divisa in schieramenti come accade quando l'immaginazione incontra il desiderio di credere a qualcosa di più. Da un lato, chi ha visto in quella chimica una conferma di sentimenti nascosti. Dall'altro, chi ha sottolineato con fermezza che ciò che abbiamo davanti è recitazione di altissimo livello. Una prova di due interpreti capaci di far vibrare la linea tra il vero e l'inventato. Tra i commenti più citati, quello di un utente che ha centrato il punto con una lucidità quasi disarmante. Sembrava reale, ma proprio in questo sta la bravura. Nell'arte di far sembrare vero ciò che nasce in una pagina di copione. Intanto, i diretti interessati hanno scelto il silenzio. Nessuna dichiarazione di getto da parte di Cemre Arda, nessun post impulsivo. Chi le sta accanto ribadisce che l'attrice è concentrata, con tutte le energie puntate sul set e sul compito di dare vita a un personaggio complesso. La sua sfera sentimentale, ribadisce chi la conosce, resta un ambito che lei preferisce tenere al riparo, lontano dalle inferenze di turno. Anche Gökberk YLDRM ha mantenuto un profilo basso. Unica concessione, una fotografia dal set. Lui, controluce, un mezzo sorriso catturato all'improvviso, e una didascalia breve, essenziale, quasi un manifesto del mestiere. Le storie prendono vita. 3 parole che hanno fatto discutere. C'è chi le ha lette come un invito a perdersi nel racconto, chi come un messaggio in codice. Ma forse sono esattamente ciò che dicono, senza bisogno di sottotesti. Le storie nascono, respirano, e noi le seguiamo. Il mondo dei critici televisivi, per una volta, ha parlato quasi all'unisono. In molti hanno visto nel bacio di Cemre Arda e Gökberk YLDRM l'esempio raro di 2 attori che, nel giro di pochissimi secondi, riescono a portare sullo schermo quell'istante in cui la verità emotiva coincide con la messa in scena. La miscela tra controllo tecnico e abbandono, il modo in cui le mani trovano posto, la pausa prima del contatto, lo scarto del respiro, dettagli che non si improvvisano, ma che neppure si possono costruire se non c'è, alla base, un ascolto reciproco fortissimo. C'è chi ha già definito quella sequenza come una delle più potenti dell'anno, destinata a diventare un riferimento per chi studia il linguaggio della recitazione nelle serie contemporanee. Eppure, dietro agli applausi si muove un sottotesto umano che non possiamo ignorare. Il set, in quei giorni, era un alveare. Trucco e parrucco a incastrare tempi e pettini, reparto costumi alle prese con piccoli aggiustamenti, l'assistente alla regia con il cronometro sempre in mano, i microfonisti a proteggere ogni sillaba dalle correnti d'aria. In questo flusso continuo, Cemre Arda ha scelto il silenzio operativo. Pochi scambi oltre il necessario, testa bassa sul copione, sguardo che si accendeva solo quando si riprendeva la posizione per provare. Gökberk YLDRM, dal canto suo, ha incarnato quel tipo di calma che rassicura, ironia a sprazzi per allentare la tensione, risposte misurate a ogni domanda, attenzione costante all'ascolto. Tra i due, una dinamica che molti hanno letto come complicità professionale di rara qualità. Le voci di corridoio, intanto, correvano. I telefoni vibravano, i messaggi si accavallavano, e la produzione ha dovuto rafforzare la sicurezza intorno ai materiali sensibili della serie. Il regista, in una riunione a porte chiuse, avrebbe ricordato a tutti il valore della discrezione, non per spegnere il clamore, che non spetta a un set governare, ma per proteggere ciò che conta, la storia che si sta raccontando, il lavoro di centinaia di persone che ci stanno mettendo testa, cuore e tempo. È curioso come un singolo dettaglio possa farsi simbolo di un intero progetto. Quel bacio non vive isolato, non è un colpo di teatro gratuito. È il punto di raccolta di una serie di scelte. La scrittura che spinge 2 personaggi al limite, la regia che decide di abbassare i volumi e lasciare che siano i corpi a parlare, la fotografia che taglia l'inquadratura su un profilo, la musica che si eclissa per lasciare un vuoto pieno. E al centro, 2 interpreti, Cemre Arda e Gökberk YLDRM, che si affidano e si tengono, cercando nell'altro la misura giusta. Dopo l'ondata iniziale, i commenti hanno iniziato a diventare più stratificati. Alcuni fan hanno raccontato di aver rivisto più volte il video rubato, soffermandosi sui dettagli, il tocco della mano sul tavolino, l'inclinazione della testa, la scelta di chiudere gli occhi un attimo dopo e non prima.
Altri hanno preso le difese della separazione tra scena e vita, ricordando che la recitazione è anche questo, un atto di fiducia nell'illusione, capace di generare emozioni realissime in chi guarda. Il risultato è stato un dialogo pubblico vivace, in cui la curiosità non ha mai smesso di battere. C'è poi un aspetto interessante che merita attenzione, l'idea di una disciplina emotiva che non spegne, ma accende. Il lavoro con il coach, per chi lo ha osservato da vicino, non ha anestetizzato i sentimenti, li ha incanalati. Respirare, rallentare, trovare un appoggio nel corpo. Indicazioni che hanno aiutato Cemre a entrare e uscire dal personaggio senza lasciarsi travolgere. E quando le luci si sono spente, quando la troupe ha ripreso a parlare e la macchina si è spostata su un'altra inquadratura, lei è rimasta ancora qualche secondo immobile sul segno a terra, come se si concedesse un ultimo istante per salutare quella versione di sé prima di tornare alla prossima. Sul fronte opposto, Gökberk ha mostrato una sensibilità complementare. Attento a non invadere, pronto a sostenere la partner di scena con microgesti quasi invisibili alla camera, ha costruito una presenza che non ruba, ma amplifica. È anche per questo che l'equilibrio tra i due ha funzionato così bene. Ognuno ha trovato nell'altro la spalla giusta, la controparte su cui far rimbalzare emozioni e intenzioni. Qualcuno ha ricordato una frase sentita spesso nelle scuole di recitazione: più è vero per l'attore, più lo diventa per lo spettatore. In questa scena, la verità non era la biografia privata, ma la precisione di un sentimento interpretato. E non c'è niente di più credibile di due professionisti che sanno mettersi al servizio di una storia. La stampa specializzata, analizzando il fenomeno, ha invitato a non confondere l'immediatezza della rete con le conclusioni affrettate. I giornalisti che hanno avuto modo di vedere altre porzioni di quella sequenza parlano di un crescendo costruito con cura, dove il picco è solo la parte visibile di una traiettoria più ampia. Il risultato, dicono, non è uno scandalo, ma una lezione di mestiere. Forse è proprio questa la chiave per leggere l'intero caso, non preda di pettegolezzo, ma indizio di quanto, nelle migliori condizioni, la finzione possa commuovere perché ben radicata nel lavoro. E allora la domanda rimane sospesa: com'è giusto che sia in una storia che vive anche del vostro sguardo? Quel bacio tra Cemre Arda e Gökberk YLDRM è stato soltanto cinema che riesce a sembrare vita? O in quel preciso istante avete percepito un calore che superava il perimetro della scena? Raccontateci le vostre impressioni, diteci quale dettaglio vi ha colpito, e suggeriteci quali altre stelle vorreste vedere protagoniste dei prossimi approfondimenti. Noi di Stelle Turche Rivelate vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like, se volete fare un passo in più, sosteneteci con l'abbonati per accedere a contenuti speciali, anteprime e dietro le quinte imperdibili. Restate connessi. Presto torneremo con nuove rivelazioni e con altri momenti rubati a quel confine sottile dove la realtà si specchia nella finzione e la finzione, a volte, ci sembra realtà.